Ciao a tutti, amici di Solfatara News. Grazie a chi ogni giorno ci segue, commenta e ci sostiene. E benvenuti a chi ci guarda per la prima volta. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci anche su Instagram, TikTok e sulla nostra pagina Facebook Solfatara News Group, dove tutti voi potete commentare e confrontarvi. La nostra forza siete voi, la nostra comunità. Quello che vi mostriamo oggi è qualcosa che non possiamo ignorare. Avete mai visto fumarole scagliare spruzzi di fango così potenti? Avete mai sentito il terreno respirare con questa forza, come se ci volesse ricordare che sotto i nostri piedi non c'è quiete, ma energia pronta a farsi sentire? Guardate le immagini. La fumarola Pisciarelli è in attività come mai prima d'ora. Colonne di vapore si sollevano con violenza, i getti di fango ribollono senza tregua e la pressione che sale dal sottosuolo sembra quasi voler esplodere in superficie. Chi ci segue da giorni può notare la differenza. Questa volta la forza è superiore, la pressione è chiarissima e non ci sono dubbi che l'attività sia in forte aumento. Anche all'interno del cratere Solfatara si aprono nuove fumarole, segno evidente che il calore si sta diffondendo, che il suolo è sotto uno stress crescente. I dati ufficiali dell'INGV parlano di temperature che hanno raggiunto i 166 gradi centigradi. Numeri che da soli raccontano la gravità della situazione. In queste ore è circolato anche un articolo molto importante, pubblicato da una rivista scientifica di rilievo nazionale, che riporta le valutazioni di famosi vulcanologi. Non è un nostro scritto, ma lo condividiamo perché deve far riflettere. Secondo questi esperti, i campi Flegrei sarebbero vicini a un punto di non ritorno. L'articolo descrive come decenni di pressione accumulata abbiano portato il sistema vulcanico a una fase critica. Parlano di battute finali e consigliano di prendere misure di sicurezza sempre più serie. Non sono parole leggere e non sono opinioni di canali improvvisati. Si tratta di valutazioni pubblicate da scienziati che dedicano la loro vita allo studio dei vulcani. E c'è un'altra questione che non possiamo tacere. In questi mesi il governo ha stanziato fondi per la messa in sicurezza delle case danneggiate dai terremoti. Fondi che esistono, ma che sono praticamente inaccessibili. Perché? Perché l'80% delle case nella zona dei Campi Flegrei è soggetto a condono edilizio. Anche chi ha una licenza regolare spesso ha piccole difformità che davanti alla burocrazia diventano un ostacolo insormontabile. Così, chi vorrebbe chiedere aiuto rinuncia, temendo contestazioni, multe o addirittura il rischio di perdere la propria abitazione. I comuni conoscono bene questo problema. Hanno sulle scrivanie migliaia di pratiche di condono mai chiuse e ordini di abbattimento che nessuno osa eseguire, perché significherebbe demolire interi quartieri e privarsi delle tasse che quelle case garantiscono. È un paradosso. Da una parte lo Stato offre fondi, dall'altra lo stesso Stato impedisce di accedervi per colpa di irregolarità che da 40 anni sono state tollerate. Ed è qui che nasce la paura dei cittadini, perché in una situazione di emergenza come la nostra, la priorità dovrebbe essere una sola: la sicurezza. Le case e le strutture private vanno messe in sicurezza, subito, senza che la burocrazia diventi un cappio. Non è questo il momento di discutere se una finestra è stata costruita mezzo metro fuori posto o se una scala non corrisponde al progetto originale. Non è il momento di alzare barricate tra chi ha il permesso perfetto e chi ha una difformità. È il momento di pensare alle vite. Sappiamo già che arriveranno commenti contrari, che qualcuno dirà: bisogna abbattere tutte le case abusive, ma non possiamo accettare che, dopo 40 anni di silenzi e di condoni, oggi si scarichi tutto il peso sui cittadini. Oggi bisogna essere concreti. Se le istituzioni hanno accettato questa realtà per decenni, allora è il momento di farsi carico delle conseguenze e di agire per la sicurezza di tutti. Questo è il nostro grido di allarme. Non un allarmismo inventato, ma un appello chiaro e diretto. Non vogliamo vedere più famiglie lasciate sole davanti alle scosse, davanti ai danni, davanti a un sistema che le ignora. Amici, vi chiediamo di ascoltare fino in fondo questo messaggio e di diffonderlo. Commentate qui sotto con le vostre opinioni, condividete questo video con chi conoscete. Solo se la voce di tutti diventa grande possiamo sperare che arrivi dove deve arrivare, nelle stanze di chi ha il potere di cambiare le cose. Noi continueremo a fare quello che facciamo ogni giorno: osservare, documentare, informare, perché la sicurezza non è un privilegio, è un diritto.
Grazie per essere stati con noi anche oggi, per i vostri commenti, per il vostro supporto. Continuate a seguirci su YouTube, Instagram, TikTok e sulla pagina Facebook Solfatara News Group. Restiamo uniti, restiamo vigili, restiamo informati.